Allora, vogliamo risolvere questa equazione, quindi cerchiamo di capire dove sta l'inghippo. Allora, secante al quadrato abbiamo detto che vuol dire 1 fratto coseno al quadrato. Quindi adesso non resta che andare a moltiplicare questa cosa qui su questa parentesi. Quindi 2 coseno quadro alfa meno 1. Se vado a moltiplicare queste parentesi, ottengo, quando vado a distribuire questa cosa qui, che ho appunto la divisione tra i due coseni e quindi rimane semplicemente 2. Se vado ad applicare questa cosa qui al meno 1, ottengo appunto meno 1 su coseno quadro alfa, e quindi sono riuscito un attimino a snellire la prima parte. Poi che cosa noto? Noto che comunque qui a destra nel risultato finale ho bisogno di avere 1. Questo mi suggerisce che il fatto di avere 2 sia troppo. Quindi vado a rivedere il 2 come 1 più 1. Quindi ho 1 più 1 meno 1 su coseno quadro di alfa. A questo punto che cosa è successo? Che in realtà posso andare a distruggere questo 1 perché si trova esattamente uguale al lato opposto dell'equazione. Qui in realtà ci sono tutti gli uguali. E questo diciamo è sempre stato ricopiato. Quindi adesso mi rimane solo meno tangente quadro di alfa. A questo punto che cosa succede? Che voglio fare in modo che esca la tangente. Quindi vediamo un attimo, se io faccio il minimo comune multiplo qui a sinistra, ottengo sotto coseno quadro di alfa, mentre sopra avrei coseno quadro di alfa meno 1. Ma coseno quadro di alfa meno 1 fa proprio meno sen quadro, quindi meno sen quadro di alfa fratto coseno quadro di alfa. Indoviniamo un po', questa roba qui è proprio la tangente al quadrato, e quindi ho ottenuto che meno tangente quadro è uguale a meno tangente quadro, e quindi l'identità è per forza verificata.